Ed eccoci qui ragazzi, oggi lasceremo che un umano ricrea tutta l'Europa. Guardate l'Europa intanto quanto è grande, guardate quanto è bella precisa. La lasceremo che questo piccolo umano, questo qua che sto proprio guardando e toccando, lo lascerò per creare tutta l'Europa. Intanto a questo umano gli ho lasciato l'immortalità, quindi durerà per sempre perché naturalmente non può morire durante la colonizzazione dell'Europa. Poi ho dato qualche bonus in più, quindi ha della resistenza in più ed è un prescelto, tanto per dire che è un mio prescelto. Allora lo faremo spawnare in Italia, intanto attiviamo il tempo. Aumenterei anche la velocità. Oddio, dove sta andando il brother? Ok, ha scelto la sua nuova casa, ok, piano piano sta costruendo. Lui al momento è da solo, ok, no, in realtà no, si è già creato 6 persone, vabbè no, ok, niente, stavo scherzando. Si sono già create un sacco di persone, in 9, non so se sarà scoperto una pianta per tutte queste persone. Poi naturalmente piano piano che ricreerà l'Europa sempre più grande, quando si espanderà, mettere qualche lore, ecco. Che ne dite? Mettiamo qualche evento catastrofico anche per loro. Piano piano comunque vediamo che loro stanno sempre più avanzando. Intanto vediamo che hanno già fatto le case in pietra, non so. Oddio, che sta succedendo qua, ragazzi? Sta prendendo fuoco praticamente tutta la parte est dove c'è la Russia. Stava facendo la stessa fine dell'Australia nel 2020. Non penso che andrà nei villaggi qua, perché comunque vedo che hanno spento il fuoco da questa parte, però qui tutto sta aumentando sempre di più. Questa parte ormai è morta, perché comunque come vediamo è l'era del sole. L'era del sole è praticamente come se fosse estate, solamente metteteci un per mille. Ok, abbiamo cambiato era, adesso siamo nell'era della speranza, quindi in quella normale. Vediamo intanto come stanno aumentando di praticamente territorio. Hanno preso la Francia, la Germania e la Polonia. Vabbè, l'Italia era già comunque conquistata. Non lo so, io metterei qualcos'altro, se posso permettermi. Metterei i nani in questa parte qua. Sono già 3, ok. Vediamo intanto come stanno piano piano aumentando. Vediamo intanto il nostro re. Ora da qui non lo posso prendere, ma basta che faccio così e lo prendo. Gli metto anche il preferito così non lo perdiamo. Ha 154 anni e nel mentre ha lume crespolante, quindi non so che cosa sia. Poi il resto, vabbè, lui è pacifista, quindi non farà quasi mai guerra, o comunque non lo farà sempre. È molto diplomatico, infatti, se si vede. Allora, al momento c'ha solamente 4 figli. Io a 154 anni pensavo che avesse fatto molto di più, però vabbè, noi lo lasciamo vivere. A quanto pare è uno che vuole solo farlo, ma non fare i bambini, a quanto pare. Vabbè, noi lo lasciamo andare. Hanno preso la Danimarca, se non sbaglio. Hanno preso la Spagna e la parte a sud del Baltico, dei paesi baltici. Intanto i nani stanno andando avanti in questa parte. Io metterei anche qualcos'altro, non solo gli umani o i nani, ma mettiamoci anche gli animali, perché possiamo anche metterci gli animali in questo caso. Metterei forse i pinguini, ma solamente qui, ora non mi ricordo come si chiama questo paese. Lo mettiamo solamente qui tanto per mettere dei pinguini e dei bei animaletti. Poi piano piano più in là lo leveremo, comunque non so se faranno meno guerra, li dedicheranno suppongo gli umani, o i nani, quelli che saranno. Tanto vediamo i nani come si stanno comportando. Hanno creato un sacco di case, un sacco, non me l'aspettavo. Tanto gli umani pure loro stanno andando molto bene. Hanno preso anche la parte della Russia. Io quello che farei adesso, intanto mettere delle scimmie qua. Mettiamola, creiamo la Monkey Island. Non lo so, era una piccola reference che conosco solamente io grazie a un mio vecchissimo mondo. Intanto i pinguini che si stanno piano piano espandendo. Vediamo che fanno anche le case a forma di glu, che sono molto belline secondo me. Vediamo intanto di qua dove c'è la loro capitale. Vanno abbastanza bene, siamo nell'anno 1700, ok. Facciamo conto che comunque questo mondo è già iniziato nel 1300, quindi è già tanto il 1700. Non so se c'è mai stata una colonizzazione dell'Europa da parte dei pinguini o dei nani, ma va bene lo stesso. Intanto vediamo che qui i nani sono sempre di più, però penso che lasceranno solamente questa parte. Se non creano delle navi che vanno a conquistare qua, non penso che faranno niente. Intanto gli umani hanno preso l'Inghilterra, la parte di Londra. Vediamo che qui i pinguini non si espandono più, o perlomeno, vabbè, vanno piano piano. La parte dell'Africa non la prende ancora nessuno. E lasciamo un pochetto andare tutto quanto. Però lasciamo che sia il 1850. Lasciamo passare un po' di tempo e vediamo che cosa succede.
Ok, siamo arrivati al 1850. Vediamo che gli umani si sono belli ingranditi a livello di popolazione. Qui hanno aggiunto dei villaggetti. Vediamo qua piano piano che si avanzano. Pure, cioè, praticamente si sono creati tre tipi di stati, si può dire, non lo so. Ora non mi ricordo quale paese europeo ha tipo tre o quattro, non so quanti stati vicini. Qui vediamo intanto che si sono creati tre stati vicini. Poi vediamo che si sono creati un confine tra i pinguini e gli umani. Vediamo qui come piano piano stanno aumentando. E secondo me sono messi abbastanza, ma dico anche molto bene. Vediamo che qui ci sono un sacco di casette. Hanno già dichiarato guerra ai nani. Però penso che vinceranno i nani perché sono nettamente più forti, secondo me. Oddio, forse no. Forse no, ma oddio, hanno preso comunque la parte più debole dei nani, perché comunque quella più forte dovrebbe essere questa qui, però stanno perdendo abbastanza. Vediamo intanto i dettagli della guerra. Come si chiama? Bloody War of Wada, che sarebbe la città, questa qui, la capitale. Il prezzo della vittoria è salato, attacco della miglior difesa, ci sta. Piano piano penso che i nani non ce la faranno. Più morti, hanno avuto però i pinguini. Sono più attaccanti naturalmente i pinguini, hanno attaccato meglio, loro hanno solamente 89. Non lo so, secondo me non vinceranno. Però voglio aiutare i nani in un modo che secondo me può servire. Intanto hanno conquistato la parte sopra dell'Inghilterra. Io metterei una bella bomba nucleare. O atomica, quello che è. La metterei in questo punto. Li indeboliamo e lasciamo vincere i nani. Questa volta io voglio dare una mano ai nani per farli arrivare a un bel punto. Qui vediamo che si sta creando un piccolo bioma radioattivo, piano piano. Qui non vorrei mettere niente nella capitale. Mettiamo qualcosina qui, tanto per dare noia. Non voglio andare a metterla qui la bomba, tanto per non distruggere proprio tutto. Mettiamo qualcosa qui nel mare, basta così. Invece gli umani, che vedo che praticamente sono nel chill, perché hanno comunque un re pacifista, tanto hanno conquistato anche la parte a sud dell'Europa. Noi, tanto vediamo il nostro preferito, il nostro re, che, oddio, da pacifista è diventato malvagio, va bene, però vabbè, non so come sia possibile. Ha 417 anni, non so, non vedo nient'altro di nuovo, i bambini sono sempre gli stessi. Niente, io vedo sempre tutto quasi uguale. Io quello che farei al momento, metterei in questo punto qui che ancora non hanno conquistato, mettiamo i robot, piano piano conquisteranno la parte a nord dell'Africa. Vediamo se riusciranno gli umani a conquistare l'IA, quindi a sconfiggerla, in poche parole. Mettiamo che gli umani si ribellano, mettiamo tutta questa bella parte qua, parla di fare una bella ribellione. Abbiamo fatto una bella ribellione, stiamo vedendo che piano piano qualcosina succede. Oddio, vedo che hanno dichiarato guerra anche i nani, perché vedo qualche colore arancione, non so che colore sia. Vediamo come sta andando in periferiche. Oddio, sono tante guerre, però in realtà penso che vincono loro, però sono davvero tante le zone da conquistare. Quindi non lo so. Non lo so, secondo me è davvero tanta roba. Intanto vediamo qui dove c'è l'IA che non sta morendo. Qui vediamo anche i loro mini bot. Non vedo che li stanno sradicando, quindi vabbè. Qui gli umani hanno letteralmente riconquistato tutto quello che avevano perso da quello che li ho levato. La guerra dei pinguini penso che sia finita. Praticamente hanno vinto gli nani. Ora non so se era... Cioè sì, penso più che altro per avergli dato una mano io con l'atomica, ma vabbè. E non vedo nient'altro da fare, ecco. Allora, lanciamo qualche atomica pure dagli umani. Voglio ricreare la scena di Fallout. Ricreiamo la scena, oddio, mettiamo qualcosa allora in Francia, qualcosa qui in Germania, anche nella capitale, qualcosetta così. Lasciamo ricreare qualche scena. Vediamo se dopo tutte queste atomiche che ho lanciato, tanto hanno lasciato la parte della Russia, dopo le ribellioni a quanto pare. Ok, vediamo che comunque ne stanno morendo pochi. Allora, erano 2000, vabbè. Oddio, piano piano stanno... Oddio, perché così tanto? Ah, sì, perché hanno dichiarato guerra. Ok, vediamo che comunque dopo l'atomica l'abbiamo letteralmente sradicati. Non è così sopravvissuto quasi nessuno, però vabbè. Sono comunque rimasti quasi 1000 quando li avevo conquistati, ma adesso, ora che i nani li stanno conquistando, la situa è diventata molto più difficile, ecco. Lascerei anche qualche atomica da loro, giusto che sia, perché sono letteralmente degli infami che hanno conquistato gli umani dopo che li ho bombardati. Lasciamo qualche atomica qui in giro. Qualche bomba anche da loro. Oddio, per sbaglio ho levato un villaggio, l'ho direttamente distrutto, ma vabbè. Abbiamo quasi ricreato la scena di Fallout. Tanto qui si sono ribellati, vedo. No, vabbè.
Comunque si sono ricreati nuovi pinguini. I pinguini però qui si sono praticamente estinti, o perlomeno i villaggi, non ci sono più. Però non so se c'è ancora la razza, ma fino a poco fa c'erano i pinguini e avevano conquistato una zona. Qui intanto il dopoguerra, si può dire, si sono trattenuti molto, madonna quanti messaggi. Si sono ribellati molti, vediamo che si sono davvero ribellati molti, soprattutto per i pinguini. I pinguini hanno creato una ribellione grossissima. Ok, vediamo che qui non c'è più nessuno, quindi il nostro preferito purtroppo è morto. Forse o da una bomba atomica, molto probabilmente, o non lo so. Vediamo qui intanto le guerre che accadono. Ho visto un'arma che sputa fuoco. Non lo so, l'ho visto forse male, non lo so. Vediamo intanto come si è divisa l'Europa in moltissimi stati, come qui la Danimarca, se non sbaglio, si è ovviamente prosciugata, rimane solamente questa parte qua. Il vecchio regno ormai rimane solamente un pezzo della Francia e la Spagna e qualche cosa qua sotto. L'IA è ancora viva, non vuole morire. Penso che resterà per moltissimo tempo finché tutti gli stati non si riuniranno e attaccheranno l'IA. In questo caso non penso proprio. Vediamo qui piano piano come si stanno praticamente riprendendo i territori. Ok, il vecchio Renzo sta riprendendo la capitale, anche se ormai la capitale è la Francia. Qui vediamo praticamente un sacco di casino, un sacco di pace. Vediamo un po' queste guerre come vanno. War of Dream, che praticamente penso che sia la prima che è accaduta, comunque l'ultima, non so. Sono pronti per la battaglia, i campi di battaglia sono vivi con i suoni della guerra. Beh, ci sta, sono in 4 4 contro 1, mi sembra un po' too much. Sono 142 soldati contro 34, vabbè, ci sta. Vediamo qua sotto intanto come stanno provando a prendere queste parti dove c'è l'IA ma non ce la faranno mai. Vediamo se si stanno anche creando le coalizioni. Vediamo che coalizioni ci sono. Allora c'è Our Alliance. Penso che sia l'unica, non ne vedo altre, penso di sì, ma penso che appena finiranno tutte queste guerre si riuniranno tutti quanti come coalizione. Vediamo che comunque i pinguini hanno creato tanto casino nella parte sia centrale che a est dell'Europa, davvero tanta roba. Qui vediamo sempre tutta quanta la parte distrutta, vediamo tanto gli alberi radioattivi della scorse bombe di Fallout. Vediamo qui, vabbè, tanti biomi in verità di Fallout, vediamo. Qui invece vediamo le case di Glue, quelle dei pinguini, quindi suppongo che ci sono i pinguini in queste zone. Sempre zone di Fallout, qui sono rimasti 15 pinguini, però sono le case dei nani, non capisco come, vabbè. Penso abbiano preso la loro coltura. Qui è rimasto praticamente tutto uguale. Oddio, il regno del vecchio re, quello invincibile, sta giungendo alla fine. Vediamo che comunque sono pochissimi. Rimane solamente questa parte qui e questa parte qui, ma ormai i nani li hanno sradicati. Voglio riprendere questa qui, ok, con tutte le colonie. Vediamo che i nani stanno riprendendo molto il loro territorio, che avevano perso, anche se questo non era il loro. Qui la loro capitale è sempre la stessa, non vedo che stanno conquistando. Sono 1000 loro e invece gli umani ormai stanno morendo tutti. Peccato che gli umani stanno morendo. Sono rimasti solamente queste qui, la piccola ribellione che si è ricreata quando l'ho creata io. E niente, la guerra è finita perché è stato distrutto il regno. E niente, vediamo intanto quante lingue si sono create. C'è il Dadogo, il Vakig e il Waga, quindi le solite tre razze che c'erano. Vediamo come stanno parlando. Vediamo che c'è un alto incremento dei nani come lingua madre. C'è soprattutto quella degli umani. Questa qui dei pinguini, che è soprattutto in Inghilterra, ma non vedo niente di che. Invece la cultura è molto sui, vedo, dai nani. Ma perché praticamente ora sono tutti conquistati da nani. Però comunque sono molto forti anche i nani. Invece la religione dei nani, tutto dei nani ragazzi. Specie, vabbè, quella che è. Vabbè, mettiamo di nuovo questo. No, che i nani stanno conquistando anche questa parte qua. Gli mancherebbe questa parte qua che è una piccola ribellione. Io lascerei un pochetto di pace ragazzi. Basta ragazzi, pace, pace e amore. Basta guerra. La guerra finalmente è finita. Ora naturalmente lasceranno un paio di coalizioni. Ma secondo me possiamo fermarci anche qui. In che anno ci siamo fermati? Nel 2166. Questo ragazzi è il mondo tra pochissimo.
Ora, non penso che abbiamo mai visto dei pinguini colonizzare l'Europa, ma vabbè. Comunque, se vi è piaciuto questo primo episodio, possiamo fare degli episodi se volete. Lasciate un like, iscrivetevi e niente. Ci vediamo in un prossimo video. Bye bye.